Ragazzi, è impossibile perdere soldi con questa strategia. Cari amici, ciao a tutti. Oggi abbiamo un live trading, trading in tempo reale. Proviamo una delle strategie più famose e popolari di oggi. Il mio obiettivo sarà di aumentare il bilancio di almeno il 50%, cioè di circa 1000 dollari e mezzo. L'ideale ovviamente sarebbe ricavare 2000 dollari nel bilancio, cioè guadagnare 1000 dollari netti. Questa sarà la dimostrazione che la nostra strategia funziona davvero e che sarete in grado di applicarla anche nella vostra pratica. Quello che utilizzeremo oggi è principalmente il trading dai livelli. È una strategia di martingale che ci permetterà di guadagnare anche se i numeri delle offerte profittevoli sono inferiori alle offerte di perdita. Probabilmente vi siete chiedendo come sia possibile e ve lo spiegherò oggi. Non solo spiegherò, ma anche dimostrerò. Per prima cosa dobbiamo scegliere nell'angolo in alto a sinistra la coppia di valuta. Oggi cercheremo gli importanti livelli di supporto o resistenza. Vi dirò anche che cos'è, ma penso che lo sapete già mentre stiamo scegliendo la coppia di valuta. Vi parlerò di una strategia di martingale. È una strategia che si basa esclusivamente sulla matematica. Ogni volta in caso di perdita raddoppieremo l'importo delle offerte due volte. Ad esempio, stiamo per effettuare l'affare alla rialzo, ma non va a buon fine e la perdiamo. Quindi il nostro prossimo passo è raddoppiare l'affare due volte, quindi invece di 50 dollari offriamo già 100 dollari. E la prossima conclusione dell'affare ci porterà un recupero delle perdite della prima offerta e ci guadagneremo. Sto decidendo di aprire il primo trend a rialzo, impostiamolo, apriamo gli strumenti, troviamo la linea orizzontale, si trova in questi strumenti, linea orizzontale. Possiamo già chiudere il pannello, passiamo sul livello di supporto. Quindi possiamo vedere che qui ci siamo spinti per la prima volta, una seconda volta ci spinti e quindi possiamo tracciare una linea e sperare almeno che la terza volta che abbiamo il grafico si inverta da questo livello di supporto. In generale questo livello è più globale, così abbiamo girato da lui qui e qui. In breve si tratta di un livello davvero importante che non ce lo siamo inventati. Aprite un trend a rialzo e aspettiamo il prossimo rimbalzo. Abbiamo chiuso il primo affare con un leggero vantaggio, ma si è chiuso in vantaggio, ovviamente questo fa piacere, pertanto apriamo un secondo trend a ribasso e voglio ottenere una reazione davvero significativa da questo confine. In caso l'affare non si chiudesse in vantaggio, allora raddoppieremo semplicemente l'importo del trend e apriamo fino a quando non avremo finalmente un affare che si riveli profittevole. Anche se ora abbiamo un secondo trend, ad esempio ci chiuderà in minus, aumenteremo ancora il saldo di 200 dollari e quando abbiamo 200 dollari che chiudono in positivo, allora recupereremo le perdite di 50 dollari e le perdite dei secondi 100 dollari e guadagneremo. In breve spero che oggi avremo esempi di questo tipo. Per questo possa sembrare strano, non si stanno verificando offerte in perdita, ma per il bene della strategia di oggi cercheremo di trovare qualche tipo di esempio. Voglio dire in ogni caso almeno un trend in perdita, ma ci sarà anche se ora abbiamo due offerte, la prima si chiude perfettamente in positivo e otteniamo un'ottima reazione a rialzo. È una reazione, come ho detto, sulla linea di supporto, quindi siamo venuti dall'alto verso il basso e siamo ritornati ancora una volta. Cerchiamo il prossimo grafico, qui ci siamo già spinti abbastanza bene da questa linea di supporto, cercate quindi un livello di resistenza ora oppure il tipo di supporto sul quale siamo arrivati, ma non ne ci siamo ancora allontanati. È sufficiente selezionare il grafico di qualsiasi coppia di valuta. Se non ne sono molti, si possono quindi trovare esempi e situazioni diverse.
soprattutto le zone di supporto. Le zone di resistenza sono quelle che presentano livelli abbastanza evidenti, quindi possiamo anche aprire un trend al rialzo. Ora genereremo una linea orizzontale e vedremo cosa otteniamo. Cerchiamo la linea orizzontale, vediamo che c'è una verticale ed, ed eccola qui quella orizzontale. Questa la chiudiamo, la linea orizzontale, trasciniamola qui, vediamo che l'ultima volta da questo punto è avvenuta un'inversione, quindi forse l'avremo anche adesso, come in questo punto. Se non succederà e se accadrà al contrario, la giunta del livello da quello che sembra lo farà, allora apriamo il trend al ribasso, cioè dal livello che abbiamo superato, la candela si sta formando completamente in un minuto, ancorata sotto il livello, quindi è possibile fare trading al ribasso o guardare quali sono i livelli globali, ma abbiamo ancora molto per raggiungere i livelli globali. Quindi in linea di principio possiamo segnare il livello più vicino e anche non li abbiamo ancora raggiunti, faremo trading al ribasso. Apriamo $100 sotto la strategia Martingale e se l'affare si chiuderà in vantaggio, vi mostrerò esattamente l'essenza della strategia Martingale, non solo a parole, bensì nella pratica. Come memoria oggi facciamo trading di un minuto e anche la candela di un minuto. Qui si può vedere ovvero il momento della formazione di una singola candela rossa o verde è di un minuto. Quindi anche il tempo delle offerte è di un minuto. Quindi se i vostri amici sono nuovi, soprattutto se state principianti, dovete sapere che esistono sia i tempi per le offerte che i tempi di una singola candela devono essere di un minuto. Questo è necessario per l'analisi adeguata del mercato. Purtroppo è in corso una situazione generalmente incomprensibile. L'affare si chiude in minus perché la candela successiva si è rivelata verde. Certo, è un momento spiacevole anche se la nostra previsione stanno andando secondo i piani, ma all'ultimo momento purtroppo ci hanno messo fuori mercato. Ma va bene così, stiamo nuovamente raddoppiando l'importo dell'affare a 100 a $200 e apriamo l'affare a ribasso. Credo che questa volta l'affare ovviamente si concluderà in vantaggio. 30 secondi al termine di questo, vediamo il timer e abbiamo uno splendido movimento verso il basso. Abbiamo un lungo tratto da raggiungere per il livello di supporto più vicino, non c'è nulla da preoccuparsi. Qui c'è un bellissimo movimento verso il basso che tra l'altro si sta sviluppando secondo il trading. Abbiamo letteralmente 5 secondi per la conclusione dell'affare, vediamo quanto guadagneremo. Perciò amici abbiamo guadagnato più di $374, il che significa che abbiamo guadagnato $174 netti e le due precedenti offerte che avevamo chiuso, ad esempio un'offerta da $50 e un'offerta da $100, la somma è 150, ma ne abbiamo guadagnato 174, cioè 174 meno 150, un totale di 3 accordi. Anche se abbiamo una sola profittevole offerta di successo, abbiamo guadagnato $24. Questa è esattamente l'essenza della strategia Martingale, ovvero si può raddoppiare l'importo delle offerte finché non si ottiene un'offerta profittevole. In seguito ovviamente rimborseremo l'importo, cioè abbiamo iniziato con $50 e ristrutturiamo l'affare a $50. Anche qui la situazione è molto buona. Ancora una volta prendiamo la linea orizzontale e tracciamola il livello di resistenza, che tra l'altro abbiamo già portato a termine con successo. Quindi ancora una volta non ci resta che attendere la conclusione dell'affare. Quindi spieghiamo anche un po' di cosa sono i livelli di resistenza o supporto. Questi sono i livelli da cui abbiamo lo sviluppo del grafico. In altre parole siamo alla ricerca di potenziali punti di svolta del grafico come questi o questi. Esattamente il grafico si sta svoltando da questa linea. Si tratta quindi di un livello importante. Vediamo che il grafico non è riuscito a salire. Ecco perché questo livello viene chiamato resistenza
In altre parole, ha impedito il grafico a continuare il suo movimento verso l'alto. La resistenza che abbiamo è sopra il grafico e il supporto è sotto il grafico. Apriamo ora un secondo affare a ribasso. Sulla storia possiamo vedere anche che questo livello in passato era un supporto, quindi al contrario dall'alto verso il basso, e il livello che è di supporto può anche essere di resistenza, nel caso in cui abbiamo il grafico che supera questo livello, cioè ha ancora un livello importante e solo in questa fase che non è possibile un supporto o resistenza o viceversa. Abbiamo un affare che si chiuderà a breve, a 100 dollari, tutto è super. Abbiamo guadagnato 85 dollari netti, 50 dollari andranno a coprire la prima perdita e in totale abbiamo guadagnato 35 dollari con un vantaggio e un minus. Dai, facciamo gli ultimi affari, per questo aumentiamo l'importo per raggiungere il nostro obiettivo del bilancio e faremo una discussione. Cerchiamo la prossima coppia di valuta di cui abbiamo un trend dove abbiamo anche un livello di supporto e resistenza, dove ci è comodo chiudere l'affare dai livelli, non in qualsiasi momento, ma lì dove faremo una previsione della reazione. Cioè se si trading su una strategia di un modello comprensibile, avrete più probabilità di un buon trading invece di fare trading a caso. Questo ovviamente non è da fare, dobbiamo sempre capire che in alcuni momenti il mercato può rimbalzare o da un certo punto potremo avere un po' di movimenti e mettere specificamente su questo movimento, come ad esempio qui cerchiamo la linea orizzontale, spostiamola sul livello di supporto o di resistenza, quindi vedo questa zona di supporto dal basso che ha impedito al nostro grafico di scendere. Dopodiché naturalmente quest'area di supporto è stata superata e questa zona è ora l'opposto della resistenza, poiché si trova sopra il grafico e non è sotto il grafico. Quindi da qui facciamo una previsione al ribasso. Abbiamo un trend che potrebbe non chiudersi, potrebbe esserci una rottura ed è per questo che ci permerà per ogni evidenza, ma speriamo di non avere bisogno. Qui otteniamo una buona reazione dalla zona di resistenza e altri 174 dollari netti. Si chiude. Tutto assolutamente buono. Dobbiamo davvero fare 200 dollari per arrivare a 150 dollari. Quindi facciamo letteralmente l'ultimo affare su una situazione di fiducia e chiuderla qui. Penso che questa sessione di trading sia rivolta ottima. Letteralmente l'ultima offerta imposteremo qui al ribasso di 300 dollari. Con la linea orizzontale spegniamo il livello di resistenza, è possibile utilizzare qualsiasi strumento, ma in questo caso una linea orizzontale alla semplice. Cosa vediamo qui? Vediamo un trend al rialzo che si è formato a questo punto, formando questo bellissimo pattern di al ribasso e un pattern sulla caduta. C'è un motivo perché vediamo il ribalzo di questo livello, quindi tracciamo una linea orizzontale qui e cerchiamo anche di fare trading al ribasso. Qui ovviamente abbiamo una situazione piuttosto incerta, ma credo che otteneremo una reazione e l'affare si concluderà. Mancano meno di 5 secondi per la conclusione dell'affare, sono certo al 100% che otteneremo un vantaggio. Secondo la strategia oggi siamo riusciti a guadagnare 550 dollari, ognuno di voi può ripetere questi risultati senza problemi. Basta fare trading sui miei segnali del mio canale Telegram. Ragazzi, il link del mio canale Telegram sarà sotto nel commento di questo video, è assolutamente gratuito. Ci salutiamo qui, grazie mille, ciao.